Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exo da Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere le vostre energie principali, quindi come andrà la settimana, e i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione abbiamo questi topolini, quindi partiamo un po' nervosetti e soprattutto ci possono essere delle tensioni, delle difficoltà o anche degli imprevisti. Se abbiamo lasciato indietro un qualcosa, magari appunto potrebbe ritornare a darci fastidio, quindi di valutare attentamente che quando arriva questa carta vuol dire che ci sono delle cose che abbiamo trascurato, dei dettagli che potevano essere importanti oppure abbiamo accumulato troppa tensione, troppo stress e allora quindi magari anche una piccola cosa può darci fastidio. A proposito di fastidio potrebbe essere anche qualcuno che magari potrebbe essere un po' impegnativo, diciamo, da gestire, quindi sempre occhio alle varie relazioni e alla comunicazione. Magari ecco, viene richiesta soprattutto collaborazione, attenzione, cura, verso un qualcosa di importante. C'è l'anello che si riferisce a tutte le situazioni dove noi magari ci impegniamo, sia per noi stessi sia per un impegno specifico o anche magari perché c'è una promessa nei confronti di qualcuno, che potrebbe essere anche voi che state aspettando che questa venga onorata. Quindi trattandosi di unione e di accordo e tanta collaborazione e potenza in queste cose, magari diciamo è normale che si vede una settimana positiva e propositiva, quindi con nuovi sviluppi, ci lasciamo indietro tensione e cose che non hanno funzionato e quindi vediamo questa bellissima evoluzione verso la stella e quindi buoni propositi, anche nuove ispirazioni, cose che possono essere positive, soprattutto per nuova speranza, ma anche rinnovamento di obiettivi o di altre circostanze che possono riguardare soprattutto le questioni pratiche e lavorative. I segni zodiacali da attenzionare, particolarmente nella vostra settimana, sono i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Abbiamo un pochetto anche quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. Ambito amore, ovviamente coppia single, però ricordo che alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia, famiglia. Quindi vediamo cosa vogliono dirvi. Troviamo digitale, ecco, questa rispecchia un po' quell'atmosfera, come abbiamo visto sin dall'inizio, di tensione, di difficoltà. Se c'è un conflitto, se c'è un dubbio, un qualcosa che non sta funzionando, ovviamente purtroppo questa carta può riferirsi a un sospetto, un dolore, magari c'è stata tensione, c'è stato un conflitto anche verbale o ci sarà proprio all'inizio della settimana che però diciamo potrebbe essere di passaggio. Magari questo è creato da tensioni sia interne o esterne, oppure dei fraintendimenti, un qualcosa che secondo me potrebbe essere anche risolto immediatamente o comunque si trova nuova collaborazione, nuova intesa, quindi già la cui legge ci fa capire che tutto torna in armonia e in pace. A confermare
questa energia già come l'abbiamo visto proprio sin dall'inizio. Quindi la prima parte, i primi giorni della settimana un po' più in tensione e tutto che si distende. Anzi, il sole, ci porta dei buoni propositi, quindi magari anche, qualche bella situazione, un bell'evento, delle circostanze di felicità e di gioia. Per i, single, ovviamente digitale può far, capire delle cose magari interessanti per chi ha già una frequentazione in corso, parla di dubbi, bugie, perplessità, incertezza, perché diciamo magari questo, potete saperlo voi, perché se state frequentando una persona e il vostro campanello d'allarme in qualche modo suona o avete già dei dubbi confermati, da precedenti situazioni, allora quindi sapete. Però attenzione, essendoci carte positive, questa può indicare anche qualcosa di passaggio, magari potrebbe essere, un dubbio non reale, oppure diciamo i sospetti che a volte ci costruiamo noi stessi. Se non c'è nessuno, effettivamente qui si vede un passaggio importante dove magari si possono, fare nuove conoscenze, perché qui abbiamo condivisione, apertura, anche, nuove situazioni, quindi possibilità effettivamente, soprattutto con, questa carta, di benessere con voi stessi, per voi stessi, questo sì, assolutamente sì, però anche possibilità di conoscere, di incontrare, di vedere persone, o una persona abbastanza solare che vi può ispirare, nuova fiducia che effettivamente potrebbe essere, interessante per il prossimo futuro. Infatti qui si vede un qualcosa che, andrà ad evolvere successivamente. E adesso andiamo a vedere le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze. Troviamo la matrice, questa può riferirsi sia a voi, effettivamente, nella gestione, in un certo modo di essere che probabilmente vi porterà dei risultati e delle soddisfazioni e sviluppi positivi in varie circostanze, anche quelle più complesse. Quindi cosa vi vuole dire? Con generosità, con disponibilità, con anche diciamo creatività e soprattutto con la vostra saggezza ed esperienza riuscirete in qualsiasi cosa. Può anche trattarsi effettivamente di una persona che può mostrare ammirazione e interesse verso quello che fate e quindi questo è ovvio che porta gioia, oppure anche diciamo, una persona che può chiedere aiuto, collaborazione, magari un accordo tra di voi per sia situazioni future, ma sia anche per migliorare, come vi dicevo, alcune cose che sono in corso, che sono in ballo a livello attuale. La fortuna dice tanto in realtà, perché portando anche questa delle buone speranze, delle cose che si risolvono, magari si può trovare una nuova soluzione ad un problema e che quindi partiamo col piede giusto, quindi poi andrà a risolversi successivamente. Quindi indica un cambiamento importante, anche un qualcosa che può essere determinante e quindi abbiamo anche la leggerezza che ci fa capire che sia alcune situazioni diventano più tranquille, più serene, più leggere, anche quelle complesse se ci sono cose burocratiche, questioni legali in corso o cose che non hanno funzionato e che vi hanno portato tanto stress, tanto impegno, anche per chi sta cercando lavoro, effettivamente arriva una fase molto più positiva che può arrivare veramente una proposta o di collaborazione, una proposta interessante per un nuovo inizio? Assolutamente sì. Questo nuovo inizio potrebbe essere, sia immediato, insomma, di qui a poco, o anche magari svilupparsi nel prossimo futuro, ovviamente non tanto lontano. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare. Quindi
medicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!